Bentornati a EU Factor Next. Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento con la coesione europea. La settimana scorsa vi abbiamo portati a Roma al Festival delle Radio Universitarie, mentre oggi andiamo allo European Youth Event di Forlì. So, here we go. Lo European Youth Event ci ha visti protagonisti al campus universitario di Forlì. Il 18 maggio al nostro stand abbiamo coinvolto i visitatori in una speciale challenge. 10 domande su di loro, sull'Europa e sulle elezioni europee. 10 questions about themselves, Europe and the upcoming European elections. Let's check it out. Come ti chiami? Valeria, Da dove vieni? Reggio Emilia. Cantaci una canzone famosa del tuo paese. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Nel blu, dipinto di blu. Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Prova a parlare come un tedesco. Ich liebe Giulia, non lo so. Oddio, io mi chiamo Valeria e io tengo 22 años. Bonjour à tous, nous sommes ici dans cette ville spectaculaire. In che paese dell'UE andresti in vacanza? In Grecia. Berlino, Parigi. E Spagna. In che paese dell'UE andresti a lavorare? In Belgio. Probabilmente in Germania. In Belgio. In cosa vorresti che l'Europa migliorasse? Mi interessa molto l'ambiente e quindi magari rivedere un attimo questa parte. Nel diritto, l'inclusione ed il rispetto degli altri. Rivolgi un pensiero a chi ti ascolta nel tuo dialetto. Buongiorno a tutti, Vardasci, sto qua a Forlì, mi sto divertendo un sacco e vi mando un baciotto grosso. Ciao a tutti, Vardasci, che bello essere qua e ciao! Ciao a tutti, vi mando un bacio da Forlì e questo evento è pazzesco. Andate a votare! Boris, Rene and I had the Ma opportunity. io, Boris e Irene siamo andati in giro anche tra gli altri stand. In totale all'AI di Forlì ce n'erano più di 400. Eventi tutti incentrati sulle imminenti elezioni europee dell'8 e 9 giugno e ricchi di intriganti souvenir. Elections. And also, we've also got a bunch of cool souvenirs. We came here to promote the European elections. Siamo qui per promuovere le elezioni europee, abbiamo l'Europong, la ruota della fortuna e che altro? Hashtag usate il vostro voto. Hashtag use your vote. We have the Wheel of Fortune where you get to spin the wheel. Ecco la ruota della fortuna, si possono vincere quadernini, ombrelli, il beer pong invece è associato ad alcuni quiz sull'Europa e si può vincere qualcosa anche lì. Where you get to answer some questions about the European Union. The name of this activity is... Faccio parte di Fridays for Future, questo è lo Youth Empowerment. Parla del ruolo chiave dei giovani nel futuro, anche attraverso le elezioni europee, sul clima e sul benessere dell'Europa e dell'intera società. In the future. I started doing. Ci sono gruppi locali praticamente in tutta Europa. Io ho cominciato a seguire questa battaglia nel 2019, leggendo le parole di Greta Thunberg, che mi hanno fatto capire quanto la situazione climatica fosse realmente preoccupante. Da allora faccio la mia parte a livello locale. I have to do something, I have to take part, take action. I'm a researcher in the field of communication and media studies and Sono una ricercatrice in comunicazione e media. Mi occupo di attivismo e quindi interazione tra attivismo e tecnologia. Al FRU ho portato i dati raccolti col movimento dei Fridays for Future per una futura comunicazione sempre più efficace. I social media hanno ridefinito completamente i movimenti che agiscono dal basso. Le operazioni di consapevolezza vengono attuate su una base sempre più ampia, favorendo la partecipazione e anche l'interazione con movimenti dagli obiettivi simili. L'attivismo climatico ha anche contribuito a riattivare l'interesse politico nei giovani, ha dato loro la consapevolezza di poter avere un impatto ed è anche un'ottima palestra di partecipazione, quindi seguite quei giovani. is the civic engagement and political participation, so follow them, I guess. Her name is Anastasia, I'm Adriano and here we have Agata. Siamo Adriano, Anastasia e Agata. Io sono italiano, Anastasia è ucraina ma vive tra Spagna e Bruxelles. Agata è polacca ma vive a Vienna. In the engagement of citizens at the first place.
Qui a Forlì abbiamo provato a dividere i nostri partecipanti nelle diverse fazioni politiche presenti in Europa e farli litigare, diciamo così, per innescare un dibattito. European Parliament. Yeah, let's see. In the last parliamentary elections we had really good. Nell'ultima tornata elettorale in Polonia c'è stata una svolta filo-europea, ma la cosa più importante è stato l'aumento dell'affluenza, che ci fa sperare in una svolta positiva nel futuro. Will be quite high. Actually, the participants will have the opportunity to. Qui a Forlì i partecipanti hanno vissuto con noi un'esperienza anche emotiva legata al confronto politico. Cosa significa ad esempio negoziare come si fa all'Europarlamento? E i temi sono importanti, anche delicati, immigrazione, sostenibilità, ma anche ad esempio la distanza tra cittadini e politica. Citizens and their engagement with MEPs. Now it's time for us to go back and keep. Ora è tempo per noi di tornare a casa, ricominciare a mandarvi aggiornamenti dalla Croazia e dall'Olanda. Speriamo di avere occasione di tornare in Italia molto presto, mentre intanto a settembre saranno Laura, a me e Bella a darci il cambio per l'evento finale di EU Factor Next. Intanto a me ha qualche altro consiglio da darvi per trovare un lavoro nell'UE e dopo EPSO vi presenta CAST. She's about to introduce you to CAST. Hi everyone and welcome back to another video for EU Factor Next. I'm Anne Zoutberg and today we're going Ciao da Anne Zoutberg per EU Factor Next. Dopo i test EPSO, ecco la seconda parte del mio tutorial per aiutarvi a trovare un impiego nell'Unione Europea. Come al solito i consigli pro sono alla fine, quindi restate lì. watching until the end for my pro tip. Now, what is CAST? CAST is the department of the EU that mostly... CAST è il Dipartimento dell'Unione Europea che procura alle agenzie europee la maggior parte del personale, contratti che possono durare dai 6 ai 12 mesi, mentre se siete in cerca di contratti a lungo termine è meglio fare il test EPSO. So definitely go through there if that's what you're into. But they... CAST offre posizioni in area amministrativa e di supporto, comunicazione, redazione dei budget. Si tratta di una selezione leggermente meno stringente rispetto a EPSO, il che non significa che non sia tosta, sia chiaro. Semplicemente nel test pesano meno gli errori commessi e il punteggio finale, mentre pesa un po' di più il curriculum, le esperienze pregresse, eccetera. Se passi il test o lo sbagli, questa è l'unica informazione che i datori di lavoro potranno ricevere, non il punteggio totale. E come detto il background pesa molto nell'ottenere il colloquio. also be looking at your background experience in deciding who gets that interview. Now, my pro tip. Ora il consiglio pro. Se hai già fatto o stai facendo uno stage all'UE, tipo lo Schuman del Parlamento Europeo o la Blue Book della Commissione Europea, oppure presso le agenzie europee all'estero, che sono sempre una grande opportunità, andate a cercarle. Ecco, esperienze come questa sono un'ottima base per candidarsi ai lavori offerti da CAST. Inoltre, e sono in pochi a saperlo, tramite CAST vengono anche offerti agli stagisti migliori dei contratti di lavoro nell'Unione Europea. In ogni caso, mettersi alla prova negli esami CAST è sempre una bella sfida. Buona fortuna, ce la farete! Definitely get your hand at trying the CAST exams. And good luck, I'm sure you can do it. That's all for this week. È tutto, speriamo di incontrarvi di persona in giro per l'Europa oppure potete incontrarci di nuovo qui tra una settimana su EU Factor Next. Episode of EU Factor Next.